che roba! Sta creando la città. Bentornati ragazzi, ciao! Benvenuti a Vantra City. Vantra City è una città generata proceduralmente, quindi ogni volta diversa, cioè nel senso che una volta creata la vostra è quella, però la genera all'inizio del gioco. E quindi diciamo sì, da un lato è fatta con l'AI, quindi è fatta con l'intelligenza artificiale, ma non generata così a caso. Cioè il programmatore, o meglio la programmatrice, la singola programmatrice, Lara, mitica, ha creato, ha dato ovviamente tutti i parametri entro i quali generarla, si è fatta aiutare da un animatore per quelli, ma per il resto ha fatto tutto lei. Guardate che roba! Ed è una città completamente esplorabile, cioè andate dove volete, in tutti i piani di tutti i palazzi di tutta la città, 20 km quadrati di città. Guardate che meraviglia! E appunto ci sono, ovviamente essendo generata, non c'è delle volte una gran logica, nel senso che sto giro abbiamo i pretzel, abbiamo grocery, che è un termine che ultimamente si sente molto, e vedete, abbiamo un fruttivendolo e anche muffins, ma anche insomma vende un po' di roba da bere. Poi ci sono delle installazioni artistiche, ci sono degli uffici, ci sono però tutti, cioè non sapete al piano dopo che cosa vi aspetta, insomma. E vedete, certi sono in stile così un po' orientale, certi quindi a pagoda, vedete, con quei tetti così, certi sono fatti a fusillo. E ci sono i taxi, ci sono le metropolitane sopraelevate. Adesso andremo anche a farci un giretto. Adesso ovviamente è soltanto una demo, è interessantissimo perché io ho seguito tutti i devlog di Lara, in cui ti spiega appunto le difficoltà che ci sono nel generare una città proceduralmente, quindi dicendogli allora il limite dei palazzi è questo, il limite di ogni singola cosa, ogni singolo oggetto. Perché lì per terra? Perché prima ho bevuto da qui, la mitica dosete. C'hai una sete? No, c'ho dosete. Scusate. E vedete, ecco, le interazioni sono un po' da sistemare. Scusa, ma me lo fai prendere per cortesia? Posso? Con questa? No. Allora, una Rovi. Vedi, bisognava stare più lontano. Giustamente. Trick. Agagaga. Vedete? Bottiglia. Sì, basta stare un po' più lontani, in effetti. Ovviamente mette anche un po' a dura prova, ho dovuto togliere un po' di ombre, di dettagli delle ombre, e togliere un po' di draw distance, quindi di rendering alla distanza, perché insomma non ho una invidia e quindi si vede che subisco un po' la performance, però insomma ci sono piccole robettine da sistemare. Questa è per ora appunto ancora una demo, potete scaricarla tranquillamente, è giocabile anche in flat screen, non soltanto in realtà virtuale, anzi per ora è molto meno pesante sul vostro PC in flat screen. Ed è una demo, quindi non ci sono NPC, non ci sono personaggi, non ci sono quest, se non delle cose da trovare divertenti, però appunto per ora è soltanto perché, sapete, è difficile fare una demo in questo caso, cioè è difficile. Di solito si dice
agli sviluppatori: fate una demo verticale, cioè che ne so, un livello, un paio di armi, per dire, una quest, cioè, e fate insomma fate un'esperienza, diciamo, completa, anche se limitata. In questo caso è impossibile, cioè non è che si può generare una città più piccola oppure solo un certo tipo di palazzi, bisogna fare tutta la città. Quindi è stata una delle sfide che Lara ha dovuto affrontare, è stato appunto poter dare una demo per che roba, poter fare una demo che la potessero giocare tutti, però prima che fosse completa. E quindi appunto mancano soltanto, tra virgolette, le missioni, mancano i personaggi, però adesso vi faccio vedere un po' di location, è veramente spettacolare. Oh, guarda, bello, che roba. Ma e quindi sì, pane, pretzel e cacca. Ok, no, appunto, come dicevo, non è che c'è una logica, insomma, su come genera le cose. Cioè c'è, ma in questo caso no. Vedete anche i nomi, le scritte, è tutto fatto al momento. Ovviamente all'inizio, quando iniziate, avete visto tutte quelle righette, ecco, lì stava generando il tutto. Allora noi siamo al 20° piano, andiamo giù, ma per dire, andiamo anche soltanto un piano sotto, vediamo cosa c'è. Cosa c'è qua? Benetown. Bello, andiamo lì su quella lounge all'aperto. Che figo quel tetto. Vai, andiamo a vedere lì. Ecco, portiamoci dietro là. Scusate. Sì, non c'è della musica migliore, ma perché Benetown FM, cioè se volete ve ne faccio io un po' di musichetta. Secondo me se chiedi a Paradise Decay ti dà anche la licenza per usare la sua, vero PD? Bello, guarda, mamma mia, fa proprio cagare sta musica. Ok, R nel senso che roof sarà il tetto, esatto, andiamo a vedere. Non c'è la musichetta solita degli ascensori? Wow, guarda, hop, guarda l'acqua, brava, fa che roba. Unias. E le ultime cose che ha fatto, che ha implementato, sono state degli alberi, la vegetazione, e ci sono ogni tanto delle sculture. E ovviamente anche per quello, anche per le sculture, non è così immediato. È come gli fai fare una scultura? Come fai a generare proceduralmente una scultura? E anzi, vi linko in descrizione, c'è un bel devlog che vi spiega appunto che cosa ha usato, insomma, che stratagemmi ha dovuto usare. Allora, ma intanto andiamo al banchetto informazioni, poi prenderemo anche un taxi, così ci facciamo un giro per la city, per Benetown.
Va che roba! Bella! Sì, chiaramente sto correndo, cioè così sarebbe la passeggiata normale. Bello! Bello questo lounge bar, va che robetta! Ga. Visto? Belli quegli edifici, wow, che roba! Dai, andiamocelo a vedere con la metro. Oh, ecco, vedete, vicino alla costa le case sono più basse. Non so se sia voluto o no, perché in effetti se vai a Jesolo hai i palazzoni, se vai a Malaga i palazzoni proprio sulla spiaggia. E dobbiamo ancora andare lì, o comunque in uno di quei quartieri al neon. Guarda, lì c'è acqua e acqua. Sarebbe notte, ma Madonna Dio, che curva hai fatto? Oh cazzo! Fanno proprio le inversioni a U, queste robe. Come i taxi, anche queste fanno delle inversioni a U mostruose. Fammi vedere. Allora, il mare è per di qua, ok. Cige. Yulmo. Salve. Ed eccoci. E da qui parte l'oceano. Belli questi palazzi fatti così. E qui c'è il lungomare in cui possiamo passeggiare all'infinito. Però vedi, ci sono dei palazzi che sbucano lì. Scusi, posso... Mamma mia, niente. Non se troviamo una fermata del taxi. Bello all'alba. Ma sembra... dov'è? A Bruxelles forse non c'è quella scultura dell'atomo. Aspetta un atomo. Scusate. Taxi. Non vedo. Eccola lì. Brava Lara che ha messo la macchinina. Bello. Va che roba. Gothas Street. Guardala, cangiante, wow, che colori, bella. Mi faccio anch'io la macchina così, da Dip My Car. Avete mai visto Dip My Car? Scusa, fammi mettere qui. No. Il Dip My Car sono quelli che verniciano le macchine con dei colori fighissimi, truzzissimi anche. 4 chilometri. Ah beh, adesso con gran calma. Scusate. Va che roba. Bennytown. Mi piace Bennytown. Atatr. Lois Lane. Vorrei un po' di più di quei muri, di quelle superfici cangianti, quelle opere d'arte, sono molto fighe. Bello quella scultura lì, fanne varie, Lara. Bello quell'arco,
Fammelo andare a vedere, scusa, abbiamo causato un po' di traffico. Scusate. Vediamo. Bello. Ci vuole poco per accontentare noi videogiocatori semplici. Che roba. Cioè, immaginatevi, cambia corsia così ti possono sorpassare, amico. Ah, ti sorpassano a destra. Ok. A Bennytown il codice della strada è fatto a modo suo. Attento, hai cambiato corsia, bravo, ecco, grazie. Immaginate quando potrete invitare i vostri amici nella vostra città, unica, con caratteristiche uniche, appunto, nella quale avrete già esplorato, avrete trovato i piani più fighi, i piani più belli, gli indirizzi insomma più interessanti, e inviterete i vostri amici a vederli. E magari si potranno anche aprire le bottiglie e veramente berle. Bello, un po' bosco verticale. Ecco, invece solo quella vegetazione lì sui balconi come là sopra, sarebbe bello avere dei muri appunto a bosco verticale. Lara, pensaci. Chissà, forse se non facesse tutte queste inversioni a U ci si metterebbe metà tempo. È perché vuoi più soldi, Ciccio? Non so, cioè sono il sindaco, cioè non è che ti pago, sei mio. Ne. Erzani, c'è sta Erzani. Ah, il palazzo d'Erzani. Per cazzo, zannaggia i vescetti. Neli. Cos'era Tete? Gie. Reto. Tra Reto, Cula e Tete. Questa deve essere il quartiere porno. Fa che roba, belli questi. Comincia ad arrivare il buio, si accendono sempre più luci. Dai, non fare l'inversione a 1, non vedi che non c'era l'aiuola? Belli questi palazzi, fa che roba! Oh, bello!
Va bene, lasciami pure qua. Chissà se no dove mi porti, quante altre inversioni mi fai fare. Recruitment Station, no, cos'è questa? Code 6876, no, adesso ci andiamo. Vediamo dove sarà da inserire il codice. Oh. Salve, è questa la recruitment station? No. Bagni. Ah, eccola qua. No, avevo il codice. Vacca ladra. Però vabbè, insomma, abbiamo scoperto che esiste. Something special. Ok, ci andremo alla prossima volta. Vabbè, però abbiamo scoperto che esistono le recruitment station. Non so che cosa ti reclutino a fare, ma mi fido. Bene, e allora direi che andiamo a salutare la città da un punto altissimo come quel grattacielo qui. Vediamo se ce n'è qualcun altro più alto, ma mi sembrava di no. Avevo anche il codice, mannaggia. Allora, o lì, oppure, bello anche quello, ma è molto lontano. C'è nient'altro di alto? No, andiamo lì. No, lì. Possiamo anche tornare indietro per casa? No, ok. Quindi andiamo alle 17 di domani. Allora 8 e 7, 15, 16. Dove è andato il sole? Di là, ok. Ci vediamo Bennytown al tramonto. Scusi, sa.
Utra. Andiamo nel palazzo dell'Utra. E voi cosa? Mi sa che vi siete incastrati, raga, Ve lo dico. Ma chi sei? Ma quality 8 addirittura. Salviamo questo indirizzo allora, visto che quality 8. Vista? Al quarto piano in realtà è altissimo. Ah, visto? 1, 2, 3 e tra il 3 e il 4. Wow. Ecco il tramonto. Là c'è un bagno. Seduti nel nostro sofà, sorseggiando della Ecim, ci salutiamo con questa visione di Bennytown al tramonto. Vi ricordo allora che c'è questa demo, ovviamente quindi gratuita e liberamente scaricabile. Potete giocarla sia in flat screen sia in realtà virtuale. Ovviamente in realtà virtuale è un po' più pesante come performance, come avrete visto, però è veramente interessante. Ognuno di questi palazzi, ognuna di queste case, ogni edificio è esplorabile ovunque, cioè dappertutto veramente, rendetevi conto, ed è 20 km quadrati, gigantesca. Ed è unica perché la genera all'inizio e quella è la vostra città, generata proceduralmente. Vi linko anche uno dei devlog, uno degli ultimi, quello sulle sculture, perché è interessante, sono tutti interessanti, ma quello è particolare perché appunto è proprio solo una cosa, vi mostra quali possono essere le difficoltà, le sfide nel creare delle, degli arredamenti, insomma delle decorazioni, e farle generare e dare dei limiti, insomma, perché vengano generate in maniera coerente, non siano delle robe, anche perché è difficile farlo, quindi ha trovato un modo, è inutile che ve lo spieghi, andatevelo a vedere. Bravissima Lara, veramente è super promettente. Immaginate quando ci sarà la gente, quando ci saranno tutti gli NPC, le missioni, ci saranno ancora più oggetti, ci saranno cose da fare. Cioè, già per ora è interessante, è veramente interessante. Per ora non c'è nulla da fare, potete solo esplorare, però è rilassante. Adesso ci metterà la musica, ci metterà gli NPC, ci metterà un sacco di cose. Questa è una demo dell'ambiente per vedere com'è. Ovviamente c'è anche il Discord, vi linko in descrizione il Discord, così potete andare a dargli un feedback e diteli come vi siete trovati, che cosa vi è piaciuto di più, se avete dei consigli da darle, insomma se avete dei suggerimenti da darle, che sicuramente saranno ben accetti. Ma che roba. It visa login e posso no. Ok. Ciao ragazzi, alla prossima. Bennytown.